sono un umilissimo fotografo, però ho il privilegio di vedere le cose dal basso, ho il privilegio di vedere le cose dal vivo, di toccarle spesso, di potervi partecipare. Se dovessi pensare, ecco, la parte più bella del mio lavoro è proprio il fatto che si stringono dei legami che poi sono affettivi, che poi sono duraturi, che ti ritrovi nel corso degli anni. Quindi il mio lavoro, se proprio così lo vogliamo, lo dobbiamo definire necessariamente, è proprio questo, cioè entrare nel tessuto sociale del luogo che voglio raccontare, farmi accettare e avere la fiducia delle persone, di modo che quando poi si palesa la possibilità di fare una fotografia, poi non c'è il posso fare una foto, cioè non devi chiedere permesso, perché le persone ti conoscono, tu conosci loro, sanno che tu comunque hai una macchina fotografica, perché la macchina fotografica, al di là di quello che si possa pensare, è un mezzo potentissimo, cioè è praticamente simile a un'arma. Quindi, per cui tu quando entri per la prima volta in un luogo con una macchina fotografica, sei sostanzialmente pericolosissimo, perché soprattutto in certi ambienti un po' più fragili, un po' più complessi, diciamo, rispetto alla norma, sei quasi fuori posto, no? Per cui hai la necessità in realtà di metterla dentro la borsa, la macchina fotografica, e mostrarti per quello che sei. E dico per quello che sei perché devi mostrarti fondamentalmente nudo, cioè perché se tu vuoi che le persone piano piano ti accettino col tempo, devi essere trasparente, devi essere sincero, devi essere autentico. E quel mostrarti ti aiuta a andare in profondità, è importantissima la profondità, perché i luoghi, soprattutto questo tipo di luoghi, in realtà è più quello che non vedi che quello che vedi. Ovvero, quando entri in casa delle persone, quando tu col tempo riesci a entrare in casa delle persone, è lì che comincia poi il vero racconto. Quindi la parte bella, la parte stimolante del mio lavoro non è tanto la singola fotografia, cioè è il fatto di riuscire a entrare, riuscire a farsi accettare in un certo tipo di luoghi e riuscire a starci, perché poi è difficile non solo farsi accettare, è difficile anche saperci stare in un luogo, perché comunque si creano delle dinamiche che sono molto fragili. Le periferie, i margini, i confini andrebbero curati, andrebbero guardati, non so come dire, andrebbero guardati senza la lente del pregiudizio, senza mettere un timbro addosso alle persone che vivono, no, a Brancaccio o vivono allo Zen, senza metterli tutti nello stesso mazzo, non so come dire, senza pensare che, insomma, perché sei nato a Brancaccio, sei nato allo Zen, automaticamente sei delinquente. Non è così. Non è assolutamente così. Il problema delle periferie è che non sono guardate, anzi spesso si preferisce girare la faccia dall'altra parte e fare finta che non esistano, quindi mettere la classica polvere sotto il tappeto. Quindi in realtà il lavoro culturale sta in questo, fare il passo più in là e conoscerle, e sentirle, ascoltarle, ascoltare tutte le storie che ci sono dentro. E chiaramente lo Stato ha un ruolo fondamentale, anche perché purtroppo, ed è un grande problema poi di questi luoghi, no? È che lo Stato è assente, lo Stato non esiste. E purtroppo dove non c'è lo Stato c'è l'altro Stato, c'è la mafia, che fa dei ragazzi carne da macello, che li istruisce fin da bambini. Guarda quello che sta succedendo allo Zen in questi mesi. Comunque non ci si può appropriare di un luogo, non si può entrare in un luogo e cercare di fare quello che ci pare, fregandocene di chi ci vive, fregandocene delle storie che ci sono, fregandocene dei problemi, perché poi, e questo sta succedendo soprattutto al sud, no? Stanno dipingendo un sud che ormai è un luogo esotico, ti parlano del tempo lento, ti parlano del cibo, ti parlano del mare, ti parlano e lo stanno capitalizzando, lo stanno sfruttando in una maniera incredibile, però i problemi sono sempre quelli. Se posso sono pure aumentati i problemi, sono anche peggiorati, cioè la forbice tra un nord e un sud è nettissima, non che prima non lo fosse, ma adesso lo è ancora di più, perché c'è questa narrazione di un sud così, tutto bello, tutto carino. Io ogni volta che sento parlare di tempo lento, mi chiedo sempre cosa cazzo voglia dire. Cioè dico, ma sto tempo lento che qua, ma, cioè, ma dove lo vedete il tempo lento? Cioè forse se sei ricco per il tempo lento, ma qua ricchi, cioè, sono veramente molto pochi, devo dire. E quindi c'è questa narrazione completamente distorta del sud, che non fa altro che fare del male, perché poi fa del male. È vero che arrivano tanti soldi, e arrivano tanti soldi e non si capisce bene mai che fine facciano, in mano a chi vadano, nelle tasche di chi vadano. Io però, ripeto, non voglio cadere nella trappola del populismo e dire che fanno tutti schifo. Io credo che invece le forze ci siano, le possibilità ci siano
sono semplicemente da metterli ad opera, da metterli. Quindi probabilmente sì, l'investimento vincolato, ma vincolato mi viene a dire anche controllato. Potrebbe essere una buona cosa. E allora appunto pensi che se tutti quei soldi che arrivano fossero destinati alla creazione di qualcosa di costruttivo, ti parlo semplicemente proprio di infrastrutture che diano ai ragazzi un futuro, che diano la possibilità, perché poi quello che manca oggi nelle periferie è un'alternativa. E quindi che questi soldi vengano usati per creare delle alternative, perché i ragazzi di Brancaccio, i ragazzi dello Zen, i ragazzi di Borgo Nuovo non debbano alzarsi la mattina e vedere sempre solo quello, cioè il luogo in cui sono nati, da cui spesso non si muovono neanche con le bombe, ma vedano un futuro, possono vedere un'alternativa, perché poi è lì che in qualche modo si cresce, in qualche modo c'è un'evoluzione. Non credo che sia un processo immediato, quello della consapevolezza. Io credo che ci voglia una guida in qualche modo, ci voglia qualcuno che in qualche modo questa alternativa te la indichi, ma soprattutto che ti dia gli strumenti per poter tu andare nel mondo. Perché è quello poi, no? Cioè non è che dobbiamo imboccargli il cibo, però dobbiamo dargli gli strumenti perché loro possano poi andare per il mondo ed essere delle persone serie, insomma, mi viene da dire, anche se non è il termine esatto, però cioè comunque possano evolvere, possano uscire dal luogo in cui sono nati. Noi siamo qua a Brancaccio c'è un'associazione, basta, non c'è altro. Cioè, comunque questo è indicativo, cioè è indicativo in qualche modo dello stato di abbandono e non ci sono piani futuri per una riqualificazione di Brancaccio, eccetera, eccetera. Finalmente stanno costruendo una scuola. La scuola era il sogno di Don Pino Puglisi, l'ha pensata 35 anni fa, cioè non so se mi spiego, cioè ci hanno impiegato 35 anni per costruire una scuola. Siccome purtroppo, per fortuna mi viene da dire, è lo Stato che deve fare le cose, che si svegliasse, che venisse qui, ma senza fare passerelle politiche, senza fare vi prometto, faccio, dico e poi andarvene durante le commemorazioni, ad esempio noi Don Pino Puglisi, li vedi tutti qua, si fanno una loro passerella, guardano, fanno le foto, guardano questo, guardano quello, si potrebbe fare, si potrebbe dire, e poi l'indomani non se ne ricorda più nessuno. E allora è lì che devi invece andare a agire, nella costanza, nella continuità del lavoro, che ripeto essere culturale, né di soppressione di qualcosa, né di repressione, ma semplicemente di guardare veramente quello che c'è attorno. Ecco. Il mondo del lavoro è un altro problema a sé stante, no? Cioè comunque questi ragazzi, per esempio molti di qua di Brancaccio, no? Quando riescono a trovare un lavoro sono sottopagati, sono sottoposti a turni di 12-14 ore, possibilmente per 30 euro al giorno. È chiaro che poi a un certo punto quello dice, ma a me chi me lo fa fare? Cioè, un ragazzo per spacciare guadagna 250 euro al giorno. Quando un ristorante ti paga per lavorare 14 ore al giorno 30 euro, tu che cosa faresti? Io non sono assolutamente d'accordo con questo tipo di... Ma tu contestualizza la cosa, no? Un ragazzo che è nato nel niente guadagna 250 euro al giorno contro i 30 di un ristorante, ad esempio, no? Per fare il cameriere. Cioè quella roba lì che va eliminata, perché è normale che un qualunque ragazzo di 16, 17, 18 anni davanti a 250 euro al giorno sbarri gli occhi così, perché non è umanamente e moralmente giusto che un ragazzo a 16-17 anni lavori 14 ore al giorno per 30 euro, quando poi il capetto di turno te ne dà 2,50 per lavorare neanche la metà, per lavorare 4 ore. Cioè, è quella roba lì che va contrastata, è esattamente quella. Quindi sì, in realtà è fondamentale che ognuno di noi faccia quel passo appunto di cui parlavo prima, per venire a conoscere, per capire che che qua non è l'inferno in terra, che ci sono dei problemi, ci sono dei grandissimi problemi, però ci sono storie, ci sono esseri umani, ci sono persone che meritano lo stesso rispetto di chiunque. E quello è il punto. Che non è che perché uno è stato in carcere o uno ruba o l'altro, tutti meritano rispetto, siamo tutti esseri umani e in quanto esseri umani qui c'è tanta gente che ha bisogno di essere ascoltata. Cioè, ci sono delle storie incredibili che nessuno sa, ma non che nessuno sa, le so io perché so bravo, no, non è quello.
È perché fra me e queste persone comunque si è creato un rapporto tale che comunque a un certo punto ci scambiamo delle confidenze. Ma potenzialmente lo faccio io, ma potrebbero farlo tutti. Cioè, non è che sono speciale io, non sono certo un santo, non sono un missionario, non sono nulla di tutto questo. Sono una persona normalissima che ha scelto di guardare a questi luoghi con la lente dell'umanità, di guardare a questa gente, di raccontarla col rispetto che merita, con la cura che merita e con l'amore che merita. Perché poi quello è fondamentale, perché da lì può nascere anche un germe di cambiamento, che sicuramente sarà lungo, però noi questo possiamo fare, piantare dei semi e sperare che cresca.